Bentornati o benvenuti. Sono appena rientrato dal Guitar Show e ho ancora gli occhi pieni di chitarre, di tutte le centinaia di chitarre che erano esposte, tutte stupende, tutte bellissime. Questa fiera quest'anno mi è piaciuta molto. Io ero stato 2 anni fa, ho saltato l'anno scorso e 2 anni fa era molto più piccolina. Quest'anno ho trovato veramente una fiera molto più seria, diciamo, fra virgolette, nel senso con molti più espositori, molta più scelta e anche molto più facile da girare, molto più fruibile. Questa fiera, come ho detto, mi è piaciuta, anche se non ho visto tutte queste novità, anzi proprio non ne ho viste di novità. Ho visto molte cose, molti marchi famosi esposti, però non c'erano cose nuove, insomma, tutte chitarre che già conosciamo. Chiaro, vederle dal vivo, prenderle, toccarle, magari provarle è molto diverso che vederle in un catalogo o in un listino online. Per cui vale comunque in ogni caso la pena di andare, anche solo per questo. Quello che a me è piaciuto di più però è la grande diciamo partecipazione di liutai italiani. Ce n'era anche qualcuno estero, ne ho girati tanti e ho preso anche parecchi biglietti e magari li contatterò adesso nei prossimi mesi. Questi liutai fanno dei lavori veramente meravigliosi, per cui secondo me vale la pena supportarli. E adesso nel breve video che ho montato ce ne sono 5 o 6 che a mio giudizio valgono assolutamente la pena di essere approfonditi. Poi ci sono molti venditori, negozi grandi, piccoli, venditori di cose vintage, chitarre vintage, giapponesi, italiane, un po' di tutto. Chiaramente spettacoli. Ecco, io gli spettacoli li ho saltati perché purtroppo avevo il tempo limitato, però chiaramente, insomma, ecco, ho trovato per caso Cesareo che stava facendo una dimostrazione per la Bespeco e c'è un 10-20 secondi di Cesareo, ve lo vedete. Ecco, questa fiera comunque, devo tirare le somme, mi è piaciuta, anche se non ha portato praticamente nulla di nuovo, se non questi veramente, direi, quasi capolavori di questi liutai. Bene, andiamo a vedere un video che ho montato dove c'è appunto un po' di tutto questo. Prima vi chiedo, se già non siete iscritti, se potete considerare di iscrivervi, così mi aiutate, porto sempre cose nuove sul canale. Va bene, andiamo a vedere questo breve video, poi magari parliamo di altre cosette. A dopo. Viaggio verso Padova, entrata in fiera. Io partirei subito con i liutai di cui parlavo prima, di cui Biasi Betti è senz'altro un massimo esponente, conosciuto soprattutto perché usa i pianali dei vecchi flipper per fare i top delle sue chitarre, ma non solo, usa anche altri materiali, usa legni pregiati, elettronica e pick-up e componentistica di alto livello. Sentiamolo da lui. C'è la tavola del flipper e poi dietro c'è... Allora, facciamo ad esempio sia da retro che davanti. Sì. Questi qua non sono flipper, questo qua è fatto con il bambù. Bambù, sì. Questo è fatto con vetro cattedrale. Sì. Questo qua invece carte da parati con il trim in alluminio. Questo è pick up trasparenti illuminati. Forte, bello. Bello, bello. Simpatica. Questo è fatto in ottone, ricoperto in oro. Questi invece... Queste qua sono prese spunto dai cowboy indiani. Questo è fatto con rame, messo nell'acido. Ma il resto del corpo è in legno e mogano? Sì, mogano, sì.
mentre il manico è sempre in acero. Allora, dunque in questo caso è sassofrasso. Ah, però, mai sentita come... Allora, quello è frassino perché escono fuori le venature quando la bruci, invece questo qua è il sassofrasso che fa parte sempre fatta dalla stessa famiglia, Sì. è leggermente più morbido, bisogna stare attenti quando lo bruci perché sennò prende fuoco per cui bisogna dargli una scottata. Certo. Sono piastrine di rame che poi metterò a far vedere. Dico che in America il distributore a Nashville li vende a $4.000, dai 4.000 ai 5.000. Ecco, Sì, c'è un bel lavoro dietro comunque. c'è un lavoro triplo di tutte le altre metterie. Non potevo non passare a salutare l'amico Enrico Moientale con le sue opere esposte, queste bellissime chitarre, vedete, questa qui in secondo piano l'ho provata sul canale e c'è un video di qualche mese fa, andatevelo a vedere, la Valkyrie, una delle sue ultime creazioni. Tutte queste chitarre sono già state vendute e per cui deve rimettersi al lavoro subito. Questa è la sua ultima, questo che la sta suonando l'ha comprata, sta mostrando il corpo in mogano Koa della sua ultima chitarra. Eccolo qui Enrico, molto fiero delle sue chitarre. Ecco, allo stand Ibanez sono passato, come vi dicevo, nulla di nuovo sul fronte occidentale, sempre bellissime le Ibanez, su questo non ci piove, queste sono le RG, sono chitarre veramente stupende, c'erano queste 6 chitarre esposte solo così da collezione e meravigliose. Altro liutaio a mio giudizio eccezionale è questo Black Mamba, sono austriaci, fanno chitarre di altissima qualità con legni fantastici, tasti in acciaio, meccaniche Goto o Schaller, locking o normale, pick up bare knuckle, vedete che sono fantastici. Questa chitarra ispirata ai Templari viene sui 4.000 euro, quella precedente costava già meno, 2.004. Si va appunto, questi sono i prezzi, sono chitarre comunque fantastiche, veramente molto molto belle. Lamina Guitars, anche questa è molto interessante perché sono delle chitarre ovviamente di liuteria e hanno al loro interno delle lamine in alluminio rivestito, le vedete, che collegate con il ponte danno una risonanza fantastica alla chitarra e una sonorità fantastica in tutti i casi. Hanno anche qui ovviamente tasti in acciaio, meccaniche autobloccanti di tutte le migliori marche e pick up prodotti da loro, pick up di alta qualità a prezzi anche abbastanza buoni, sui 100 euro a pick up. E non poteva mancare certo Manne Guitars di Andrea Ballarin, altro veneto come me. Ci conosciamo da anni e volevo fare 2 chiacchiere con lui, ma era occupato con un cliente, per cui io non ho più poi avuto il tempo di tornare a salutarlo. Comunque chitarre assolutamente favolose, ormai Manne si è fatto un nome oltre che in Italia anche all'estero, appunto per la qualità delle sue chitarre favolose. I prezzi sono quello che sono, ma il lavoro dietro è tanto e lui è da solo ed è un genio perché è stato uno dei primi. A un certo punto ho fatto un giro allo stand di Tommasone che vabbè non ha bisogno di presentazioni. Ha chitarre, ma non solo chitarre, ha di tutto, è uno dei negozi più vecchi d'Italia e più forniti e sicuramente fra i primi posti anche in Europa come vendite di vari marchi di chitarra, senza dire che ovviamente anche è un costruttore anche di chitarre, ha chitarre di tutti i tipi. Guardate questa Telecaster, che bellezza favolosa. Ecco, mi sono perso un po' nel suo stand, che è anche molto grande, c'era un po' di tutto. Ovviamente avete visto le Gretsch, le Fender, le Gibson,
Gibson di tutte le annate, Gibson di tutti i tipi. Queste sono le Les Paul, veramente bellissime. Questa mi ha attirato il mio sguardo proprio per la finitura, mi piace un sacco. Ovviamente il prezzo, siamo lì, 4.500 euro, altro che chitarre di liuteria qui. Bene, parlavo dei vari venditori di vintage, chitarre e anche altre cose. C'era veramente l'imbarazzo della scelta, centinaia di chitarre provenienti un po' da tutto il mondo, usate, non usate, la maggioranza diciamo erano usate, come ad esempio questa Epiphone, ma anche chitarre di marche Tamaki o Sakura, o quelle marche che andavano una volta e che adesso sembra siano diventate improvvisamente chitarroni giganteschi. Questa vecchia Echo, guardate che strana, spero che suoni, 300 euro, insomma nemmeno tanto, dai. Ecco, poi c'è una Teisco, mi sembra, sì, 250 euro. Vedete, insomma, c'è un po' di tutto, un po' di varie miscellanea di chitarre. Chiaramente c'erano molti altri stand, molti altri liutai, molte altre aziende che esponevano. Mi viene in mente la Yamaha che esponeva le ultime Pacifica, oltre alle solite bellissime Revstar che hanno dei colori nuovi, però anche queste hanno già qualche mese, non sono proprio delle novità. C'erano molti stand anche con molti effetti, pedali, amplificatori, pick up, un po' di tutto, tracolle, di tutto c'era, però come dicevo nulla di nuovo sul fronte occidentale. E in ogni caso dovrei fare un video lungo ancora altri 15-20 minuti per elencarli, non dico tutti ma quasi. Per cui io ho messo quello che mi ha colpito di più, e quello che mi ha colpito di più è appunto il lavoro di questi liutai. Poi ovviamente è una fiera e c'è di tutto, c'è gente che vende, gente che compra, gente che suona. Ecco, probabilmente se a voi piace vedere suonare dei bravi chitarristi, anche in fiera al Guitar Show ne vedete parecchi, ecco. Io sì, ho visto, siccome sono andato via prestino, nel padiglione dedicato appunto ai concerti c'era un chitarrista che suonava, non so il nome, spero mi perdoni, vi metto qualche secondo, magari voi lo conoscete. Ecco, per il resto questa edizione che si chiude domani, oggi è sabato, domani si chiude, per me è stata vincente, una bella edizione. È una fiera dove appunto si trova veramente di tutto e consiglio a tutti di venirci magari l'anno prossimo. Io probabilmente, anzi quasi sicuramente ci sarò. Per il momento finiamo qui e ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao!